secondo me la migliore shower routine, quindi la doccia, la routine che si fa in doccia per i capelli. Io ho i capelli lunghi, ricci, mossi, adesso sono un disastro perché è appunto il giorno della doccia, ho fatto box, ho fatto palestra, ho fatto tutti gli elementi che dovevo fare, legati, quindi li ho un po' torturati in questa settimana, purtroppo ho avuto varie peripezie, però oggi c'è la doccia ed è la prima doccia della settimana. Io faccio 2 docce a settimana, una un po' più leggera, una un po' più approfondita, e una volta al mese un altro tipo di doccia. Ma intanto vi faccio vedere la prima e poi vi spiego a fine video la differenza con i tre tipi di docce che faccio. Prima cosa, acqua abbastanza calda e si fa un primo sciacquo. Tra l'altro, perdonatemi il viso, ma ho appena fatto il laser per le cicatrici dell'acne. Vi linko anche se volete vedere il vlog di quella cosa, quindi ho la faccia un po' distrutta, ma vabbè, perdonatemi. Shampoo. Quindi io ultimamente sto utilizzando Olaplex, però non è né sponsorizzato né niente. Non penso neanche sia il migliore tra tutti quelli che ho provato, però non è niente male. Serve soprattutto per ricostruire i capelli danneggiati e si massaggia bene lo scalpo. A volte mi chiedete, ma Marco, posso fare la doccia e bagnare solo i capelli? La risposta è no, è meglio non fare la doccia solo con acqua se usate i capelli. Ovviamente se fate solo il corpo sì, ma se lavate i capelli e usate solo l'acqua, andate praticamente a non pulire lo sporco che si crea sullo scalpo, sui capelli, e anzi potete anche andare a peggiorare la situazione perché poi i pori vengono otturati tra virgolette dallo sporco. Insomma è un po' un casino, sono vari fattori, ma è meglio di no. E poi andiamo a sciacquare. Ora, secondo shampoo, questa è una cosa molto importante, siccome per pulire bene per pulire bene lo scalpo e il capello serve una seconda passata di shampoo. Ovviamente non esagerate col prodotto, quanto ne basta, ma come avete visto la prima volta non c'era schiuma, anche perché io utilizzo prodotti naturali. La seconda volta invece probabilmente ci sarà già più schiuma, siccome si va a lavorare anche su già parte tra virgolette dello sporco andato via. E infatti ecco qua, come vedete. Mi raccomando, dietro le orecchie, pulite bene, massaggiate bene senza distruggervi la testa. Che prodotti utilizzare? Utilizzate i prodotti che fanno apposta per voi, per il vostro tipo di capello. A me piacciono i prodotti naturali e sto testando vari brand. Mi piace Moroccan Oil, mi piace Shea Moisture, mi piace Olaplex, mi piace Davines, e ho parlato anche in un video dei prodotti miei preferiti. Però diciamo che vanno anche in base al tipo di capello, eccetera. Diciamo che tendenzialmente sarebbe meglio investire leggermente di più in prodotti e poi secondo me naturali vanno meglio. Diciamo che non ti danno un bellissimo effetto subito come quelli diciamo da supermercato che sono abbellenti, però quegli abbellenti non vanno a nutrire tanto e ti fanno bello come un make-up per poco tempo e durano meno, i capelli non sono sani. E invece questi vanno proprio a nutrire, quindi all'inizio sembrano un po' bruttini e invece poi pian piano si abbelliscono proprio perché sono più sani. Aspettiamo 3-4 minuti con lo shampoo e poi andiamo a sciacquare tutto. Io nel frattempo di solito quello che faccio è lavarmi il corpo, quindi semplicemente ne approfitto per lavarmi il corpo con il sapone. Ok, finita la parte dello shampoo, adesso c'è il secondo prodotto. Io tendenzialmente, facendo 2 docce a settimana, utilizzo come secondo prodotto un balsamo, che ci sta, oppure la seconda doccia, quella più approfondita, una maschera. Quindi o balsamo o maschera. Si possono fare entrambi, cioè se voi volete utilizzare sia balsamo che maschera entrambe le volte si può fare, quindi non c'è nessun problema. Io preferisco non mettere troppo stress, troppi prodotti sui miei capelli, è una scelta mia, metto solo un prodotto, quindi faccio la volta in cui è meno approfondita la doccia un balsamo e invece l'altra volta una maschera.
Quindi proseguo mettendo il balsamo. A differenza dello shampoo che andava sullo scalpo per pulire lo scalpo, il balsamo dovrebbe andare sulle punte. Quindi partite da mezza lunghezza circa e andate sulle punte. Se andate più in su va ad appesantire e non è il massimo, poi dipende anche da prodotto a prodotto, però tendenzialmente sarebbe meglio andare da 3/4 in giù o mezza lunghezza in giù o a volte anche solo punte. Pro tip che non deve essere un tip ma un dovere: ricordatevi di spegnere l'acqua nel momento in cui vi mettete i prodotti, perché sennò andate a sprecare l'acqua. Ok, dato che il balsamo deve stare circa 5-10 minuti, se volete potete tenerlo anche leggermente di più, quello che si va a fare durante questo tempo è andare a utilizzare un pettine. Io utilizzo un pettine in legno di sandalo, secondo me è quello migliore per il mio tipo di capelli a denti larghi, non va a rendere statico e in più è naturale e crea dei bei ricci, serve per definire e per districare, insomma è ottimo. E quindi utilizzatelo quando avete il prodotto sopra la maschera o il balsamo, mi raccomando, perché sennò andate a farvi male. Quindi io lo utilizzo in questo momento qua, secondo me è il momento migliore. Per utilizzare il pettine, semplicemente se avete i capelli lunghi, partite dal basso, quindi prendete da qua e fate questa parte qua, pian piano, senza romperli. Poi un po' più in alto ed ecco qui. E poi si continua centimetro dopo centimetro, 2-3 centimetri alla volta, insomma. Questo è il modo per pettinarli nel modo migliore, senza farsi del male e senza distruggersi i capelli. Si va a fare poco alla volta. Se vedete che non riuscite, tornate un po' più in giù e fatelo. Altra cosa, se invece avete fatto la maschera invece che il balsamo, la maschera bisognerebbe tenerla un po' più del balsamo, è il prodotto che si tiene per più tempo e potenzialmente la si può tenere per quanto si vuole, tra virgolette, dipende dalla maschera, però normalmente va dai 5 ai 15 minuti, anche 20 minuti. In quei 15-20 minuti io, quando faccio la doccia approfondita, siccome non è che sto lì fermo a guardarmi attorno, cosa faccio? È il momento in cui ne approfitto. Io di solito mi rado petto e ascelle, sia per una questione di igiene ma anche per una questione mia che mi piace, il petto, pancia e ascelle, e quindi vado a radermi. Uso una gel da rasatura e semplicemente il rasoio, lo preferisco la ceretta, e una volta a settimana quindi vado a radermi mentre aspetto quei 10-15 minuti in cui ho la maschera su. Se no potete, come vi ho detto, farvi il corpo, pettinarvi, fare altre cose che dovete fare, insomma avete quei 10-15 minuti. Alcune persone fanno anche un impacco, tra virgolette una maschera, anche prima della doccia, ad esempio con l'olio di cocco o con degli altri oli, oppure ci sono dei prodotti. Si può fare, io tendenzialmente lo faccio una volta al mese, poi vi spiego meglio il terzo tipo di doccia che faccio, e diciamo che può essere utile se non vi appesantisce troppo il capello. Ogni tanto si può fare e può avere comunque dei benefici. Lo mettete addosso, mettete l'impacco dell'olio, ad esempio di cocco, sulle punte o comunque da metà punte in giù, e aspettate 15, 20, 30 minuti, quanto vi serve prima di fare la doccia. Lo sciacquate e poi iniziate la vostra routine normale. Ok, abbiamo praticamente quasi finito. Invece intanto vi spiego il terzo tipo di doccia. Praticamente lo faccio una volta al mese, quando faccio la mia routine mensile. Ho una routine mensile in cui praticamente faccio varie cose, metto a posto i miei appunti, la stanza, pago metto a posto le fatture, insomma ho tutta una mia routine in cui metto a posto un po' tutto. Faccio un riepilogo generale delle cose, della mia crescita, metto a posto il calendario, le note, eccetera. E tra le varie cose faccio anche la doccia ancora più approfondita, quindi faccio l'impacco, come vi ho detto, tendenzialmente uso l'olio di cocco, e in più al posto dello shampoo normale uso lo shampoo chiarificante, clarifying, che è questo qui, ad esempio della Olaplex, si chiama 4C, e è uno shampoo che praticamente si fa una volta ogni tanto, che va a pulire in modo più approfondito, abbastanza aggressivo, quindi non va bene farlo sempre,
però per quelle volte che lo si fa serve ed è molto utile, quindi vi consiglio di farlo ogni tanto. Ok, mi raccomando, i capelli poi è normale perdere un po' di capelli, soprattutto se fate meno docce a settimana, significa che si accumulano e poi col pettine li vai a togliere, quindi state tranquilli, non succede niente. Li lasciate, lì mi raccomando non fateli cadere in doccia perché sennò otturate tutto, raccoglieteli dopo con la carta igienica, buttateli nel cestino o nella tazza e basta. E con questo si conclude e si fa l'ultimo sciacquo, sempre caldo. Caldo e non freddo perché serve per pulire bene tutto. Pro tip, pulite bene anche dietro le orecchie e qui dietro, se avete i capelli lunghi, perché rimangono sempre i capelli così e quindi è una zona che tendenzialmente ci si dimentica di pulire da shampoo o prodotti, quindi si creano foruncoli e altri problemi, quindi pulite bene anche quelle due zone. Ok, ultimo step prima di uscire dalla doccia, uscire dalla comfort zone e fare la doccia fredda. Cercate di non evitare questa parte, anche se è inverno come oggi che è febbraio e quindi c'è abbastanza freddo, però fidatevi, è una cosa che ha tantissimi benefici, serve non solo per i capelli, per la pelle, per tutto, ma anche a livello di sistema immunitario, di circolazione, è veramente pazzesco. Comunque ho fatto già dei video a riguardo, ve li lascio in descrizione se volete darvi un'occhiata. Quindi mettetevi fuori, prepararsi, io quello che faccio è prepararmi con delle respirazioni, quindi una decina di respirazioni, tanto dentro, poco fuori, in modo da ossigenare bene. Poi tutto dentro e poco fuori, e tutto ghiacciato al massimo, quindi tutto al massimo. Resisti col fiato, cioè senza aria nei polmoni, dopo aver buttato tutto fuori. Poi tutto dentro, dopo 20 secondi, per altri 20 secondi. Poi fuori, relax e altri 20 secondi. Mi raccomando, coprite tutto il corpo. Ok, poi chiudete. Pro tip, senti l'energia. E tra l'altro dopo il bello è che invece che avere freddo quando finisci la doccia, stai bene, non hai neanche più freddo. Pro tip, strizzate i capelli se li avete lunghi, in modo da accelerare poi l'asciugatura. Per la doccia fredda, occhio alla testa, quindi non state troppo tempo con la testa sotto l'acqua ghiacciata, perché potete farvi del male, date una sciacquata veloce al volo che fa anche bene i capelli e basta. Seconda cosa, dopo i 2 minuti non ci sono più tanti benefici, quindi il massimo dei benefici arriva dopo circa 2 minuti di esposizione al freddo, ma prima di esporvi imparate a farlo, imparate a fare le respirazioni fatte bene, vi linko in descrizione il video in cui ne parlo, del metodo Wim Hof, eccetera. E quindi io faccio 1 minuto circa, che è una via di mezzo, così faccio anche la doccia più in fretta, eccetera. A fine doccia mettete al massimo e pian piano imparate, magari all'inizio se non riuscite a fare tutto al massimo fate un po' alla volta, oppure fate poco, poi la doccia dopo ancora un po' e così via, d'estate è più semplice. E basta, in realtà io faccio 1 minuto, faccio 20 secondi in cui butto fuori l'aria, come ho detto, ossigeno, poi butto fuori 20 secondi, poi tutto dentro 20 secondi e poi rilasso e respiro e cerco di calmarmi 20 secondi. È anche un ottimo esercizio mentale. Adesso ho finito, pulisco la doccia e poi si vanno a mettere i prodotti sui capelli. Ok, adesso quello che vado a fare con i capelli grondanti, come prima cosa metto il deodorante così non sudo. Uso un deodorante all'allume di rocca e è molto utile, ve ne ho già parlato anche in altri video. Praticamente lo bagni e non ti fa sudare, lo metti qua direttamente, è tipo una pietra e non ti fa sudare, quindi questo ottimo. Seconda cosa, vado a mettere direttamente sui capelli bagnati i prodotti di styling. Potete utilizzare qualsiasi prodotto volete, io vi faccio vedere in base al tipo di doccia metto meno o più prodotti. Per mettere i prodotti di styling da metà punte in giù,
ovviamente in base al tipo di prodotto, però tendenzialmente così. Andate a scranciare per bene sulle punte. E poi secondo tipo di prodotti. Ovviamente in base al tipo di prodotti, adesso vi faccio vedere quello che utilizzo io, c'è un ordine preciso da rispettare. I prodotti che ho utilizzato sono inizialmente degli spray, quindi 1, 2, 3 e una crema Olaplex. Questa è molto utile per riparare i capelli come tutto il resto Olaplex. Questo rinforza e questo è All in One di Davines, aiuta molto. E questo invece dovrebbe essere un volumizzante, però io di solito è perché li testo, ma potete utilizzare quelli che volete, anche semplicemente uno non usarlo. Seconda cosa invece, i prodotti un po' più pesanti. Uso quest'olio, uso il trattamento di Moroccan Oil con cui mi sto trovando molto bene, ho comprato anche la versione grossa in fondo, e poi la crema uso questa qua Hydration, che è quella con cui mi sono trovato meglio. Ovviamente in base a tante cose potete utilizzare meno o più prodotti, quindi non preoccupatevi, però fidatevi che fanno la differenza e possono anche aiutare il capello. Ci sono anche i leave-in conditioner, ci sono tanti tipi di prodotti styling. Testate e vedete quelli che fanno meglio per voi. Pro tip, come per la skincare, i prodotti vanno applicati in ordine di peso. Quindi prima le cose più leggere che vengono assorbite e poi le cose più pesanti, come gli oli. Se mettete le cose più pesanti, tipo creme e oli, subito, poi il resto, se mettete dopo, non so, un'essenza o uno spray, è difficile che venga assorbito. Quindi prima gli spray, i sieri, tutte quelle cose leggere, e dopo, successivamente, mettete i creme e gli oli, eccetera, eccetera. Quando faccio la doccia più approfondita aggiungo anche ad esempio qualcosa per lo scalpo, come un gel all'ossigeno oppure altre cose, però tendenzialmente questi sono i prodotti. Poi io non li asciugo, li lascio asciugare naturalmente perché non mi piace il phon, secondo me li secca, li rovina e in più stressa il capello. Ovviamente se non esagerate potete anche usarlo. Io tendenzialmente mi chiedete: Marco, ma se esco la sera, cioè se esco come faccio? E io dico, io la doccia la faccio nel momento in cui so che almeno per un'oretta in cui si asciugano i capelli non faccio, cioè la faccio prima, almeno un'oretta prima di uscire, così si asciugano i capelli. E voi mi dite: Marco, ma la cervicale eccetera, in realtà ragazzi quelli sono problemi a parte che non sono causati dai capelli bagnati o da queste cose. Possono triggerarlo, quindi possono farlo sentire il dolore se avete già un problema, ma non è il problema. Dovete andare a risolvere il problema alla base, il problema qui, oppure dipende da persona a persona, e vedrete che non vi farà più nemmeno male nel momento in cui avete i capelli bagnati. A me non fa mai male. Quindi quello che vado a fare io è, con un panno in microfibra, scrancio dal basso un po' per togliere le gocce e poi mi faccio un turbante per circa 10, 15, 20 minuti. Adesso in questi 15-20 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti in cui io ho il turbante, non lo tengo per tutto il tempo perché andrebbe anche questo a rovinare i capelli e a impedire di asciugarsi, però per i primi 10 minuti, anche per comodità, cosa faccio? Finisco di stare in bagno, quindi la doccia dura circa dai mezz'ora a un'ora, tutta la cosa, però sono 2 volte a settimana alla fine, e quello che faccio, se la fate più in fretta, in realtà dopo un po' prendete il passo e la fate più in fretta, quello che faccio è andare a farmi i peli, quindi ad esempio togliere un po' qua i peli, farmi la barba, fare le unghie, mettermi a posto un po', come vedete, il deodorante, sistemare il bagno, dargli aria, e in più anche ad esempio quelle piccole cose, tipo pulire le Apple Watch, i miei accessori, gli anelli, insomma quelle cose lì, insomma mettermi un po' a posto e poi vestirmi e poi tolgo tutto. Ecco, messo tutto a posto, adesso sono passati 20 minuti circa e semplicemente si toglie, non saranno ancora asciutti, sono un po' bagnati, ma semplicemente adesso li lascio così e aspetto e basta. Ed ecco qua il risultato finale. Contate che sono appena, cioè si asciugano così, quindi non li asciugo, e vanno così, semplicemente ogni tanto magari date un po' d'aria senza toccarli troppo, non va bene toccare troppo i capelli. Quindi ecco qua ragazzi, quindi ricapitolando, 2 tipi di docce a settimana e un tipo di doccia a fine mese. La prima doccia più leggera, più facile. Uno shampoo, sciacqui. Secondo shampoo, aspetti 5 minuti, mentre fai quello che ti pare, sciacqui, shampoo solo sullo scalpo e massaggia,
e poi un prodotto che sia balsamo o maschera. Io di solito uso la maschera, cioè il balsamo come primo shampoo leggero. Balsamo tieni 5-10 minuti e poi sciacqui via. E poi finisci con doccia fredda. Prodotti di styling lasci asciugare con quello che vuoi, con un panno in microfibra o quello che preferisci. Nel mentre che hai il balsamo su, fai il pettine. Quindi a posto. Seconda doccia, stessa identica cosa, al posto del balsamo la maschera, tienila un po' più su, tienila un po' più tempo addosso e metti dei prodotti di styling magari un po' diversi o magari aggiungi qualcosa di extra se vuoi renderla un po' più approfondita. Terzo tipo di doccia, una volta al mese usa un Clarifying Shampoo per pulire meglio e se vuoi puoi anche farti un impacco prima di iniziare la doccia. Questa è la mia routine, quindi ecco qua, per asciugare non faccio niente, per qualsiasi cosa non faccio niente, servono però anche altri accorgimenti, ecco, che possono essere utili, quindi queste cose qui, questa è la base, però prima bisogna avere anche delle fondamenta su come saper trattare i propri capelli bene, avere una routine sana, non saperli stressare. Quindi se volete dare un'occhiata a questi tipi, ho fatto un video con dei consigli proprio su questo argomento e dategli un'occhiata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!